La pioggia cadeva sottile su via Borsieri, scivolando lungo le vetrine dei bar chiusi e trasformando l'asfalto in uno specchio tremolante di luci gialle. In fondo alla strada, quasi nascosta tra due palazzi scrostati, brillava un'insegna al neon blu. La cantina del blues. La luce tremolava come se respirasse. Per molti era solo un locale di musica, uno dei pochi posti rimasti in città dove il blues si suonava davvero, senza playlist, senza basi, senza compromessi. Per i musicisti, invece, la cantina del blues era qualcosa di diverso. Era un posto dove si poteva fare la serata della vita. Oppure l'ultima. Marco arrivò con la chitarra in spalla e le scarpe già bagnate. Aveva 27 anni, una Fender Stratocaster consumata e abbastanza ambizione da ignorare qualsiasi storia di fantasmi. Aprì la porta del locale. Dentro lo accolsero il caldo, l'odore di birra vecchia e il ronzio degli amplificatori. La cantina del blues era piccola. Il palco sembrava quasi incastrato in un angolo della stanza, con luci rosse che davano a tutto un'aria da fotografia degli anni 70. Dietro il bancone il proprietario asciugava bicchieri con un panno grigio. Carlo, un uomo con la barba bianca e gli occhi stanchi. «Sei Marco?» chiese. «Sì». Carlo annuì. «La jam inizia tra mezz'ora, monta pure». Marco salì sul palco. Il batterista della band residente, un uomo magro con una camicia hawaiana, lo guardò mentre accordava la chitarra. «Prima volta qui?» chiese. «Si vede?» Un po'». Il batterista esitò, poi disse: Se senti un'altra chitarra, non smettere di suonare». Marco alzò lo sguardo. «Come?» Ma il batterista stava già regolando i piatti. Alle 10 il locale era pieno. Non strapieno, ma pieno nel modo giusto. Gente appoggiata al bancone, coppie ai tavoli, musicisti con birra e giacche di pelle. La band iniziò con un classico lento. Marco entrò al secondo pezzo. Il primo assolo andò bene, il secondo meglio. La gente iniziò a battere le mani. Marco sentiva quella sensazione rara, quando la musica smette di essere pensata e diventa istinto. Poi arrivò il terzo pezzo, un blues lento in mi minore. Marco fece scivolare le dita sulle corde, piegando la nota fino a farla quasi spezzare. Ed è lì che successe. Dietro di lui qualcuno suonò. Una chitarra. Non era nell'impianto, non era nella band. Era una slide, lenta, profonda, perfetta. Marco si girò di scatto. Dietro il palco c'erano solo amplificatori. Il batterista lo fissava. «Continua», sussurrò. Marco tornò a suonare. La chitarra invisibile rispose. Una frase blues sporca, malinconica, con quella sicurezza che solo i grandi musicisti hanno. Il pubblico iniziò ad applaudire. La jam diventò un dialogo. Marco suonava, l'altro rispondeva. Sempre meglio, sempre più vicino. Alla fine del pezzo il locale esplose. Marco rimase immobile. Dietro di lui qualcuno respirò. Poi una voce bassa disse: «Non male». Marco si voltò. Per un secondo vide una figura. Un uomo alto, cappello scuro, una vecchia chitarra Resonator che brillava come metallo sotto la luce. Poi sparì.
Dopo il concerto Marco trovò Carlo dietro il bancone. «Ehi, chi era?» chiese. Carlo non alzò lo sguardo. «Chi?» Il chitarrista. Silenzio. Il proprietario sospirò. Quanti anni hai?» 27. Carlo appoggiò il bicchiere. «Hai mai sentito parlare di Elijah Turner?» Marco scosse la testa. «Era un bluesman», disse Carlo. «Negli anni 70 questo posto era pieno ogni notte. Lui suonava qui, sempre». Marco sentiva il cuore accelerare. E poi? Carlo guardò il palco. «Una notte qualcuno lo accoltellò dietro il locale». Chi? «Mai trovato». Silenzio. E da allora, disse Marco lentamente. Carlo finì la frase. «Da allora qualcuno suona quando non dovrebbe esserci nessuno». Marco tornò la settimana dopo e quella dopo. Ogni volta succedeva la stessa cosa. Durante un blues lento la seconda chitarra arrivava. All'inizio distante, poi più chiara, sempre più vicina. La musica diventava incredibile. La gente iniziò a parlare di lui. «Hai sentito quel chitarrista alla cantina del blues?» Marco migliorava ad una velocità impossibile. Era come avere un maestro invisibile. Una notte, durante un assolo particolarmente lungo, la figura apparve accanto a lui, questa volta più nitida. Elijah Turner. La pelle scura, il cappello logoro, la chitarra metallica piena di graffi. Marco continuò a suonare. Il fantasma sorrise e suonò con lui. La musica riempì il locale come una tempesta. Alla fine Elijah sussurrò: «Bravo, stai imparando». Le settimane diventarono mesi. Marco non suonava più da nessun'altra parte, solo lì, solo alla cantina del blues. A volte Elijah compariva appena, a volte restava per interi pezzi, ma c'era qualcosa di strano. Ogni volta che suonavano insieme, Marco si sentiva più stanco. Non era la fatica, era qualcosa di diverso, come se qualcosa venisse lentamente portato via. Una notte, mentre accordava la chitarra, il batterista disse: «Ehi, hai una faccia terribile». «Dormo poco». Il batterista lo fissò. «Da quanto tempo suoni con lui?» Marco rimase immobile. «Ma come fai a sapere?» Il batterista non sorrise. «Tutti lo sappiamo». «E nessuno dice niente?» «Non serve». «Perché?» chiese Marco. Il batterista abbassò la voce. «Perché ogni volta succede la stessa cosa». Quella notte il locale era più buio del solito. Marco iniziò a suonare. Aspettò. Al secondo pezzo Elijah apparve. Non come prima. Questa volta sembrava solido, quasi vivo. La jam fu devastante. Note lunghe, slide profonde. Il pubblico impazziva. Marco sentiva il cuore battere forte, ma anche qualcosa di strano. Le dita gli sembravano fredde. Guardò la mano sinistra. La pelle era pallida, troppo pallida. Elijah lo osservava. «Sì, adesso sei pronto». Marco smise di suonare. Pronto per cosa? Il fantasma inclinò la testa. «Per restare». Il locale sembrava lontano. Il pubblico rideva, beveva, parlava.
Nessuno stava guardando il palco. Restare dove? Chiese Marco. Elijah indicò il pavimento. Qui. Marco fece un passo indietro. Aspetta. Le sue mani stavano diventando trasparenti. Il battito della batteria sembrava rallentare. Elijah parlò piano. Non perseguito i musicisti. Li sostituisco. Marco sentì il panico salire. No. Provò a scendere dal palco. Le gambe non si muovevano. Il pubblico continuava a ridere, come se il palco fosse invisibile. Elijah prese la sua chitarra. Ogni tanto serve qualcuno che resti qui. Marco sentiva la voce diventare lontana. Perché? Perché io? Il fantasma sorrise tristemente. Perché hai suonato abbastanza bene. La pelle di Marco era ormai quasi trasparente. Lui gridò, ma nessuno sentì. Elijah attaccò un blues lento. Il pubblico esplose in applausi. Ore dopo Carlo chiuse il locale. Le sedie sui tavoli, le luci spente, il silenzio. Sul palco c'era solo una chitarra, la Stratocaster di Marco. Carlo sospirò. Ah, un altro. Dal buio arrivò una nota. Una chitarra. La Stratocaster iniziò a suonare da sola. Un blues lento. E dietro una seconda chitarra, la Resonator. Carlo spense l'ultima luce. Nel buio della cantina del blues, due musicisti continuavano a suonare. Uno era morto da 40 anni, l'altro da circa un'ora. La settimana dopo arrivò un nuovo chitarrista, 24 anni, nervoso. «Ehi, è qui la jam?» chiese entrando. Carlo annui. Prima volta, disse il batterista dal palco. «Sì». Il batterista sorrise appena. Se senti una seconda chitarra, il ragazzo rise. Fantastico. La musica iniziò. Dopo qualche minuto, durante un blues lento, il nuovo chitarrista sentì qualcosa dietro di lui. Due chitarre risposero alle sue note. Una slide metallica e una Stratocaster. Qualcuno sussurrò vicino al suo orecchio. Continua a suonare. La cantina del blues non rimane mai senza musicisti. Mai.